YouTube and welcome back to my channel. Today I have a very special guest, Matteo. He's one of my classmates from Bocconi. He actually studies in the law department, and we're going to talk about being gay in Italy. You guys asked me to do videos on homosexuality and like gay rights in Italy, and I've never felt like that was my place. I don't feel like I could ever truly express what it's really like for obvious reasons, and so I've always been searching for somebody to come on my channel and talk about it. It's been super hard finding somebody, because as I was just telling Matteo, like, I have gay friends, but like a large majority of my friends that at least I think they're gay, they are not out of the closet, they're still straight. And then the other half that is openly gay isn't really too open about being gay. Like, they would, maybe their family doesn't know while their friends know, or they're just not comfortable appearing on camera to talk about it. So thank you. Grazie. for coming. So I have some questions that I've already prepared for you, and then maybe you can just like give some of your thoughts on, in general, what's it like being gay in Italy. What would you say to a foreign person, a gay foreign person that would want to come to Italy? What would you want them to know? Ok, se volete venire in Italia e siete gay, è il momento migliore secondo me. Ok, forse l'Italia non è il paese più gay friendly, ma stiamo facendo molti progressi negli ultimi anni. La legge che è stata approvata l'anno scorso sulle unioni civili aiuta molto, perché la gente finalmente si unisce civilmente, che non è matrimonio, ma quasi. Questo ci dà molta visibilità, proprio come una comunità LGBT. Stanno aumentando i locali gay friendly e anche i Pride in tutta Italia. Quest'anno ci sono stati Pride ovunque, in tutte le regioni, Milano, Roma, Napoli, al sud, al nord, ovunque. Sicuramente siamo un po' più indietro rispetto a Francia e il Regno Unito, anche rispetto agli Stati Uniti, però se dovessi dire va sicuramente meglio, sempre meglio ogni anno, e stiamo imparando anche a denunciare quelli che sono episodi di omofobia o transfobia nei locali, nei bar, sulla spiaggia, oppure quando non vogliono affittare una casa alle coppie gay. Prima non si poteva denunciare, adesso anche le coppie gay stanno imparando a farlo e a non avere paura. Questo è importante secondo me. A really important thing that I forgot to note is that Matteo is from Naples, and so I think that the experience of being gay in Naples versus being gay in Milan is different. Sì e no, dipende. Allora, io ho fatto coming out quando ero già all'università, quindi a 18 anni, quindi ero già a Milano da qualche mese. Mi sentivo molto a mio agio nel dirlo. Poi quando sono tornato a Napoli ho fatto coming out con i miei amici di Napoli e poi con la mia famiglia. Non ci sono state reazioni scioccate. Penso che la differenza maggiore non sia tanto città del nord o città del sud, ma città grandi e città molto piccole. Napoli è la terza città d'Italia dopo Roma e Milano, quindi è abbastanza grande, c'è una comunità LGBT comunque abbastanza numerosa. Non è un grosso problema. Il problema può esserci in realtà più piccole rispetto a Napoli o Milano o Roma, perché lì forse i pregiudizi sono molto più forti, perché poi in realtà il problema principale appunto è l'idea che magari una persona ha del essere un uomo gay, una donna lesbica, eccetera, che viene da stereotipi tipo della televisione, dei giornali, eccetera eccetera. E ovviamente anche il problema di alcuni ambienti religiosi, non tutti, ma alcuni sono molto chiusi rispetto all'omosessualità. How acceptable do you think that homosexuality is in Italy? Well, ok, stavo parlando in inglese. Penso che l'omosessualità sia accettata meglio di prima, ma siamo ancora intorno al 50%. Dipende da dove lo chiedi. Se chiedi a Milano, quasi tutti
anche persone che non sono molto favorevoli al Pride oppure ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, comunque non hanno problemi con le persone omosessuali, LGBT in generale. Però quando escono alcuni sondaggi tipo come ti sentiresti nell'avere un vicino di casa gay, ancora troppa gente risponde in maniera negativa. Però secondo me stiamo migliorando, diciamo Ok. intorno al 50%. Okay. Are LGBT people in danger in Italy? You'd say. Direi tendenzialmente no, ma dobbiamo distinguere un pochino perché mentre essere gay, lesbica o bisex non è più un problema come poteva esserlo prima, le persone transgender spesso e volentieri si espongono a molti pericoli. Ci sono stati molti episodi di omicidi oppure violenze su persone transgender, soprattutto su donne, soprattutto quelle donne che lavorano come sex workers. Sono notizie che ti fanno capire che probabilmente gay, lesbiche e bisex si trovano in una situazione migliore rispetto alla comunità trans e proprio sulla visibilità delle persone trans secondo me l'Italia deve ancora lavorare molto, perché ancora oggi se tu parli di una donna transgender tutti pensano subito a una donna che per forza deve prostituirsi, quando in realtà ci sono sicuramente donne che scelgono di fare questo lavoro, ma ci sono anche donne trans impegnate nell'ambito del lavoro come avvocati, come professionisti di vario tipo, docenti universitari. È molto importante far capire che alcuni stereotipi non vanno più bene, non descrivono più la realtà. What do you think, if there is any particular reason as to why Italians are so slow to adopt LGBT-friendly policies? Allora, è una domanda un po' complicata, però in breve, secondo me, per tanti anni i diritti LGBT non erano un tema, nel senso che i politici non lo percepivano come un tema importante perché per gli elettori non era un tema importante. Anche la classica divisione tra governi più di centrodestra e più di centrosinistra, anche per quelli più progressisti, il tema non era una priorità. Però è dagli anni '80 che in Italia si parla di una legge sulle coppie dello stesso sesso, non matrimonio, ma tipo unioni civili o le civil partnership, ok? Non si era mai arrivati a votarle perché molti politici poi sono molto contrari. Io in realtà penso che la nostra lentezza derivi molto dal fatto che i politici italiani non sempre rappresentano la posizione reale del paese. Perché in Italia ci sono molte persone favorevoli alle unioni civili. Per votarle è stato difficile, è stato molto lungo, è stata una strada molto complicata da percorrere. Poi d'altro canto penso che molto spesso alcuni, non tutti, non voglio generalizzare, alcuni esponenti della Chiesa cattolica in Italia hanno sempre ostacolato i diritti LGBT, il riconoscimento legislativo delle coppie o delle famiglie, quindi dei bambini, e questo ha rallentato molto. Adesso l'Italia è un paese un po' più laico, quindi forse c'è meno pressione da parte di queste persone sulla gente. Interesting, because usually people just say, oh, it's the church e basta. Io non voglio dare la colpa solo alla Chiesa, ovviamente una parte della responsabilità è della Chiesa, ma molto è la cultura. Ok, alcuni politici italiani sono sempre a difesa dei valori della Chiesa, eccetera, eccetera. Ma se tu dici di essere di sinistra, più progressista, e poi non fai cose considerate progressiste come riconoscere le coppie gay, non lo fai soltanto perché hai paura di perdere voti, non sei davvero progressista, secondo me. Cioè, se tu sei un politico ti assumi la responsabilità di fare una cosa che pensi sia giusta, anche se perdi voti. What are your thoughts for the future of LGBT people in Italy? Nei prossimi anni parleremo tantissimo di matrimonio egualitario. Io ho seguito spesso le campagne di Freedom to Marry o Human Rights Campaign,
quando appunto in America c'era tutta questa cosa. In Italia manca il coordinamento tra le varie associazioni LGBT per organizzarsi tutti insieme e secondo me ancora non sappiamo fare lobby, però in senso buono, sui nostri politici. Stiamo imparando. Poi secondo me un aspetto su cui siamo molto migliorati è il saper raccontare le nostre storie, perché penso che la maggior parte delle persone contrarie o semplicemente disinteressate non lo sono per questioni di cattiveria, magari alcuni sì, però la maggior parte delle persone sono solo un po' ignoranti. Allora se tu racconti la tua storia con il tuo fidanzato e vorresti che fosse tuo marito, oppure con i tuoi figli e vorresti essere riconosciuti come una famiglia, o anche una persona transgender che racconta la transizione, sono storie che interessano e che sono storie potenti. Se le sai raccontare bene, riesci a convincerla forse la persona con cui stai parlando. I think definitely. A lot of people wanted like an Italy versus USA video for this, which I didn't think I was capable of doing either, because even though one of my closest friends, he was actually on this channel before, Philip, is gay, I could never really understand exactly first person what he went through. If I think of our friendship and all the times that gay came up, I would think of like the first time we met, we were in 4th grade, and I'm a very forward person. And so I said, Philip, are you gay? And he was like, no. So I said, okay. And then we went on and we never spoke about it again until high school when he came out and he's like, you guys, I'm gay. And we were all like, Philip, we knew. And it was normal. But there were some incidents in high school where like guys would follow him back to his car and they would call him names. And that was the only one I really remembered him talking about. It was more bullying than it was an institutional thing, because I feel like in America, at least from my perspective, especially in our generation, being gay isn't even like, it's not something you think about. It's just like, it's the same as being black, it's the same as being white. It's just another thing that somebody is. And when I was younger, I didn't even know that gay people couldn't get married, because I thought that it was so normal. I'd say that in America we're much more accepting of gay marriage, but I wouldn't want to say that we're there perfectly yet, because I'd like to say that for us, gay marriage didn't become legal because our government passed a law. It became legal through the courts. So I think that speaks really loudly to the fact that there's still some opposition, and it wasn't that, oh, the people just decided one day, this is our culture, we're proud of this part of our community, let's approve a law. No, it came about in a difficult way. It came about through the legal system. For sure, people are far more, but then again, I live in a different part of the country. In America, there is a huge difference between North and South. I live in one of the most liberal parts of the country, so of course when I say these things, I guess that has to be taken into account. Where I come from, Connecticut, being gay is really nothing. We're way past that conversation. But maybe if you talk to somebody from a small town in like Texas, it would be different. Around LGBT people definitely changes everything, because even if I know that I don't know anything really about LGBT issues, because I mean I haven't really sat down to research them and they haven't touched me personally, just the fact that I have friends, I know what they've gone through, I would never even think twice about, oh, should gay people be able to get married? Should gay people be able to adopt children? Like, it's kind of crazy to me that people still have these conversations. In America, the conversation right now is like on gender pronouns and how many genders there are. So like the whole gay topic, it's kind of like, oh, we're still talking about that? It was kind of weird to come to Italy and see that was the issue, but... Sì, noi siamo un po' indietro. In Italia si guarda tutto molto rispetto agli altri paesi europei. Allora, rispetto alla Spagna, in cui sono stati approvati tipo più di 10 anni fa, anche in Spagna c'è molto rispetto per la Chiesa Cattolica, e in 10 anni non è successo niente di grave, voglio dire. Poi ci è arrivata anche la Francia più tardi, l'Inghilterra, invece in Germania c'era una sorta di unioni civili, però tedesche, e adesso hanno approvato la legge per il matrimonio egualitario. Questa cosa spero riesca a far capire
capire anche ai più scettici che non finisce il mondo ed è soltanto una legge che, come dire, dà un diritto a chi non ce l'ha, Exactly. però It a doesn't chi già help. ce l'ha. It doesn't affect you at all. That's perfect. Like gay marriage, the approval of a law like gay marriage, it doesn't do anything to you unless you're gay. All it does is give gay people a right that they didn't have before. It doesn't take any right away from you, which I don't know why it's so hard for some people to Non lo understand. so, but- poi in Italia le feste di matrimonio sono bellissime. Exactly. Il matrimonio è più felice. Exactly. Oh my gosh. Well, do you have any other thoughts that you'd like to throw out there that we didn't cover? Non abbiamo parlato molto della scuola, dell'ambiente a scuola, perché penso che sia importante anche rispetto a quello che hai detto tu, del bullismo a scuola. I casi in Italia di bullismo che diventano breaking news sono pochi, non ne senti parlare molto per due motivi sostanzialmente. Il primo è che tanti ragazzi e tante ragazze hanno ancora paura di denunciare queste cose ai propri genitori o ai professori. Parlo della polizia, lì anche ancora peggio, cioè l'idea di andare dalla polizia anche per gli adulti è molto difficile perché c'è molta vergogna ancora. Stiamo migliorando perché denunciare è importante. Se sei vittima di qualsiasi tipo di bullismo, anche non relativo a diritti LGBT, è importante. Quando sei al liceo è importante poterne parlare o con la tua famiglia o con un professore, ma anche quando sei più grande puoi essere discriminato anche sul posto di lavoro, eccetera. Dobbiamo imparare a denunciare di più, a superare questo senso di vergogna che qualcuno può provare dentro, perché in realtà io penso che la maggior parte delle persone non sia cattiva, non sia omofoba, però hai la percezione che sia così perché magari le persone per bene stanno zitte e invece i cattivi si fanno sentire tanto. Per la scuola, se iniziamo ad educare bene adesso i ragazzi che sono a scuola, che insegnare da più piccoli, tipo scuole elementari, scuole medie, che essere gay non è un problema, essere lesbica non è un problema, bisex, transgender and all the other LGBT plus letters. Probabilmente fra 10-15 anni l'Italia potrebbe essere un paese molto più LGBT friendly come altri paesi occidentali e penso che comunque entro i prossimi 10-15 anni anche l'Italia ce la farà ad avere il matrimonio egualitario e le adozioni, anche perché sempre più coppie decidono di formare una famiglia, quindi è inevitabile. I agree with you. Well, thank you so much for coming on my channel and speaking on this topic. Grazie. It was great having you, and I hope you guys like this video. Like and subscribe if you haven't already. Let's have a conversation in the comments. What do you guys think? And I think that's gonna be it. See you guys in my next one. Mwah.